Le 10 domande frequenti sul lavoro delle navi da crociera. Ho raccolto una serie di domande che spesso mi fa chi mi segue ed è interessato o sta pensando ad una carriera sulle navi da crociera. Quindi in questo video risponderò brevemente alle 10 domande relative all'argomento carriera in mare. Ma prima, come sempre, ti chiederei di lasciarmi un like di supporto. Questo mi aiuta a restare motivata ed a creare sempre nuovi ed interessanti contenuti. Se poi l'argomento ti piace e decidi di seguirmi, iscriviti e clicca sulla campanellina per rimanere aggiornato e ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Sono sicura che se sei arrivato fin qui è perché ci sono delle domande sul lavoro delle navi da crociera per le quali ancora non hai trovato la risposta, o se l'hai trovata vuoi conoscerne anche delle altre opinioni e considerazioni. Quindi cominciamo. Domanda numero 1. Quali posizioni sono disponibili sulle navi da crociera? Le navi da crociera offrono un'ampia varietà di opportunità di lavoro. Anche alcune delle posizioni che sono spesso disponibili sono baristi, direttori di escursioni a terra, impiegati per la vendita al dettaglio, coordinatori giovanili, personale di assistenza all'infanzia, musicisti e intrattenitori, personale del casinò, personale di intrattenimento, personale dei ristoranti e hostess, personale ufficiali ponti di comando, abili marinai, ingegneri, per citarne alcuni. Se nello specifico sei interessato a saperne di più su una delle posizioni che ho appena elencato, scrivimi pure nei commenti, risponderò appena possibile. Domanda numero 2. Quanto posso guadagnare lavorando su una nave da crociera? Guadagni e benefit variano a seconda della tua posizione, della compagnia per cui lavori, delle dimensioni delle navi e della sua clientela. Molte persone che lavorano sulle navi da crociera risparmiano la maggior parte dei soldi che guadagnano perché hanno così poche spese. Solitamente vitto e alloggio sono forniti gratuitamente. La maggior parte delle compagnie offre anche un generoso pacchetto di vantaggi che spesso include assicurazione medica e dentistica, assicurazione sulla vita, assicurazione per invalidità, piano 401k, piani di partecipazione agli utili, benefici di viaggio per te e per la tua famiglia e ferie. Gli stipendi mensili vanno da $1.500 a $8.000 o più. Anche in questo caso è importante ricordare che hai la possibilità di risparmiare la maggior parte dei soldi che guadagni, a meno che tu non passi troppo tempo nel bar, nei casinò o spenda troppo quando sei in porto. Un altro vantaggio è che alcune delle navi da crociera hanno anche un'indennità bar per il loro personale, quindi questo limiterà le spese al bar. Domanda numero 3. Come sono le navi? Ci sono alternative a lavorare su una di quelle enormi navi che ho visto in TV? Sicuramente le navi sono disponibili in diverse dimensioni e sono costruite per una varietà di scopi. La tua esperienza come dipendente varierà notevolmente a seconda delle dimensioni della nave e della missione della compagnia di crociere. I profitti sono diversi: navi di lusso, piccole navi da crociera, crociere fluviali e crociere classiche, con scalo nelle destinazioni più gettonate. Domanda numero 4. Come sono gli alloggi? Sebbene sia vero che gli alloggi a volte sono piccoli, sicuramente su navi più piccole condividerai la tua cabina con poca o nessuna privacy. La maggior parte trova l'esperienza simile al primo anno nel dormitorio del college, ma senza i compiti. Di solito il personale ha la propria sala da pranzo, lontano dai passeggeri, e nei giorni liberi i dipendenti possono rilassarsi in piscina, prendere il sole o utilizzare la spa. A me per esempio piace tanto visitare la sauna di tanto in tanto subito dopo la palestra.
Alcune navi forniscono servizi extra per i dipendenti, bar e lounge per l'equipaggio e speciali sale ricreative vicino agli alloggi dell'equipaggio. A proposito, prima di continuare vorrei ricordarti di cliccare sul link che lascerò quassù se sei interessato a delle informazioni sugli alloggi di chi lavora in coppia. Domanda numero 5. Devo parlare più di una lingua per trovare lavoro su una nave da crociera? Le persone in cerca di lavoro di qualsiasi nazionalità devono essere in grado di saper parlare, leggere e scrivere in inglese. Le compagnie di crociera sono libere di assumere persone da tutto il mondo per ricoprire le loro posizioni. Poiché la maggior parte dei passeggeri delle navi da crociera parla inglese, alle compagnie di crociera generalmente piace assumere personale con una buona padronanza della lingua inglese per posizioni che hanno un alto grado di contatto con i passeggeri. Ciò includerebbe personale di intrattenimento, personale del casinò, personale dei negozi di articoli da regalo e altri addetti alle vendite, host, hostess, disc jockey, istruttori di fitness, consulenti giovanili, istruttori di sport acquatici, fotografi, banditori d'arte, cosmetologi, parrucchieri, massaggiatori, medici, infermieri, commissari di bordo e bar. Nella maggior parte delle compagnie di crociera l'equipaggio può essere molto vario, con membri provenienti da 25 o più paesi diversi. C'è solo una manciata di navi da crociera battenti bandiera negli Stati Uniti che assume quasi tutto l'equipaggio dagli Stati Uniti, ma questo non limita il fatto che potresti anche tu essere assegnato ad una di queste navi. Queste navi da crociera di solito navigano intorno alle Hawaii, in Alaska, nei grandi laghi o sui fiumi degli Stati Uniti. Io per esempio sono stata anche in Alaska e ho perso un incarico alle Hawaii perché in quel momento il business della compagnia richiedeva il mio servizio in una delle navi con una destinazione diversa. Continuando poi ci sono le compagnie più comuni che navigano in tutto il mondo e, come ho detto, assumono personale proveniente da tutto il mondo. Domanda numero 6. Se assunto, la compagnia di crociera pagherà per le mie uniformi? Dipende dalla compagnia di crociera. Alcune compagnie pagheranno le uniformi dei membri dell'equipaggio e altre richiederanno ai membri dell'equipaggio di acquistare le proprie uniformi. Quasi tutte le compagnie di crociera richiedono ai membri dell'equipaggio di acquistare le proprie scarpe conformi alle normative uniformi. Prima di accettare la posizione, chiedi al tuo reclutatore informazioni sulle uniformi per la tua posizione. E se vuoi saperne di più sulle possibili domande che vengono fatte per essere assunti sulle navi da crociera, clicca il link che lascerò quassù. Domanda numero 7. I membri dell'equipaggio sono autorizzati a utilizzare i servizi degli ospiti? La maggior parte delle linee di crociera consente al proprio equipaggio di utilizzare i servizi degli ospiti nel tempo libero. Tuttavia i passeggeri hanno sempre la priorità quando si utilizzano la piscina, la palestra, i posti al teatro, eccetera. La maggior parte delle navi da crociera offre al proprio equipaggio anche una zona ricreativa, la sala da pranzo e in alcuni casi un bar in cui le bevande sono vendute considerevolmente meno rispetto al bar dei passeggeri. Domanda numero 8. Cosa succede se decido di interrompere il mio incarico, sbarcare e tornare a casa? Se decidi che la vita da crociera non fa per te ed interrompi il tuo incarico di lavoro, dovrai pagare tutte le spese per tornare a casa. Domanda numero 9. Che tipo di formazione riceverò per quanto riguarda la sicurezza ed il protocollo di emergenza? I membri dell'equipaggio dovranno frequentare un corso di sicurezza immediatamente subito dopo l'imbarco sulla propria nave.
verranno fatti corsi e sarai istruito sulle scialuppe di salvataggio e sulla sicurezza. Farai anche le esercitazioni antincendio e ti verrà spiegato e dovrai imparare come funziona la chiusura e apertura delle porte stagne. Durante il tuo incarico di lavoro farai periodicamente, ogni settimana circa, esercitazioni di emergenza. Questa sarà una routine alla quale dovrai abituarti, che terminerà quando tornerai a casa per le ferie. Domanda numero 10. Qual è la tua? Se sei arrivate fino alla domanda numero 10 e non ho ancora risposto alla tua domanda, allora scrivimela pure nei commenti, sarò felice di rispondere. Eccoci qui, siamo già alla fine del video ed ho risposto alle 10 domande. Se ne hai delle altre, scrivimi pure nei commenti. Io intanto ti ringrazio di avermi seguito fin qui. Ti invito ancora una volta ad iscriverti per rimanere aggiornato. Lasciami pure un like se ti va e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!